sia stata la scelta migliore per me. AP e a seguire Radio CRC. Hi. What are your expectations from this experience in the Italian league? Well, I think I come to a team with a lot of quality, and I know they want to do well in all the competitions that they play, so they're very competitive. So obviously we hope to be as high up as possible in the league and do well in the Champions League and the Cup, and that, you know, after, you know, now is my time to adapt a little bit, to see how the team works, you know, because it's obviously very different than maybe what I'm used to before. But you know, Serie A is a very competitive league, a lot of good teams, so it's going to be a new experience, but I'm excited to play, and it's high level, so yeah, I'm excited to do that, but I'll take it easy, you know. I've only come here like a week ago, so I've got time to adapt, and everything will be fine. Quali sono le tue aspettative per quanto riguarda la Serie A? Chiaramente ci sono tante squadre con tanta qualità in questo campionato, ma il nostro obiettivo è di essere competitivo e di fare bene su tutti i fronti. Chiaramente speriamo di piazzarci il più alto possibile in campionato e fare anche un bel percorso sia in Champions che Coppa Italia. Adesso è il momento di adattarmi, devo vedere un po' come funziona la squadra, anche perché il Napoli cambia parecchio rispetto a quello a cui ero abituato al Manchester City, ma credo che la Serie A sia un campionato molto competitivo, ci sono tante belle squadre, ma è una nuova esperienza per me, ripeto, è un'esperienza ad alto livello, sono molto entusiasta, ma per il momento sono tranquillo perché sono appena arrivato una settimana fa e quindi adesso ho il tempo per adattarmi. Radio CRC, a seguire Bein Sport. Ciao Kevin, buon pomeriggio. Alla luce anche di quanto hai appena detto, volevo chiederti cosa rappresenta per te in questa fase della tua carriera questo passaggio in Serie A, cosa ti ha spinto ad accettare una nuova sfida e quindi metterti in gioco in un campionato differente dalla Premier League. Grazie. Kevin, based on what you just said, I wanted to know what pushed you at this stage of your career to accept this new challenge. What was it about Serie A that made you want to come here, that big departure from the Premier League? Well, I think, you know, I've been in the Premier League so long, and I think in the end I made the decision to go out of England. You know, I've done what I've done, and in the end I'm a Man City player for life, and I think it was also with the way that it ended that for me it's time to find a new challenge. And I think when I had the whole project in front of me, and then the fact that I could play in Italy and still have play at a high level was exciting for me. And then obviously I had a project that the club showed me, and they wanted to invest in the club and they wanted to move on. They already are champions, but they still are improving their squad. You already saw that they bought about 4 or 5 players, so I think they're building for the future. And obviously I'm not the youngest anymore, but I think I can still give something, so I'm hoping that I can help the team grow in a way, and I will also learn, you know, from them, learn new way of playing, new style, new competition. So it's also exciting because I've not really followed that before because I didn't have the time, but you know, now I have time to do something else, and I'm sure when everything goes well, I'll be fine. Ho passato una vita in Premier League e quindi poi ho preso una decisione di lasciare l'Inghilterra e di partire. Sarò sempre un giocatore del Manchester City a vita, però è terminata quell'esperienza e quindi cercavo una nuova sfida. Per quanto riguarda il progetto, questo progetto mi dava la possibilità di giocare ancora ad alto livello in Italia, e anche il progetto che mi ha mostrato il club dimostra appunto che la società vuole investire. Il Napoli è già campione d'Italia eppure sta investendo tanto, ha già fatto 4 o 5 nuovi acquisti e quindi sta gettando le basi per il futuro. Magari non sono più così giovane, ma credo di poter dare il mio contributo, sperando che la squadra possa crescere e io posso anche imparare da loro a vicenda. Imparerò un nuovo stile di gioco, conoscerò un nuovo campionato
Non ho avuto tanta possibilità di guardare la Serie A in passato perché non avevo tanto tempo a disposizione, ma adesso ho più tempo e sono molto entusiasta di scoprire la Serie A. Bein Sport a seguire Mediaset. Buongiorno. Voglio sapere se l'amico e il collega della nazionale Lukaku è coinvolto in questa scelta e cosa ha detto dopo la tua decisione a giocare con Napoli. I wanted to know whether Romelu Lukaku had a hand in you signing here and what he then said to you after you decided to join the club. Well, obviously I've called with Romelu. I've called also with Dries, to understand a little bit their opinion, what they think about the city, the team, how everything works around it. I think it's good to have info. But in the end, it was my decision with my wife, with my kids. What we wanted to do as a family. But I think Romelu was happy. I was speaking with him in the national team, and he wanted me to join. I know Romelu since we are 13 years old, so we are really tied together. When we played in Chelsea, we lived together for like 2-3 months. So makes it a little bit easier that I know him, because he's somebody also who can translate a little bit for me, and who can help me around because he knows the coach, he knows the team. But yeah, they help me, but in the end it's my decision, because whenever I make a decision I want to be fully behind it and have no regrets. I make my decision on myself, but obviously I asked the opinions of people that I know. Ho chiamato sia Romelu Lukaku che Dries Mertens per avere le loro opinioni a riguardo, per quanto riguarda la città, la squadra, come funziona tutto l'ambiente. Mi hanno dato più informazioni sul Napoli, ma alla fine è stata una mia decisione, una decisione presa con mia moglie e i miei bambini. È stata una decisione in quanto famiglia. Romelu è rimasto molto contento quando ha saputo che sarei arrivato qua. Ne parlavamo in nazionale e lo conosco da quando avevamo 13 anni, quindi è un'amicizia molto stretta. Abbiamo anche convissuto a Chelsea per un periodo di 2 o 3 mesi quando giocavamo a Londra, quindi questo sicuramente mi facilita questa scelta, perché conosco Romelu, è qualcuno che possa tradurre, qualcuno che conosce già l'allenatore e la squadra, ma ripeto, questa è stata una mia decisione al 100%, e quando prendo una decisione non voglio mai avere rimpianti, però chiaramente mi sono informato per poter prendere la decisione migliore. Mediaset a seguire la Gazzetta dello Sport. Hi Kevin, sai che a Napoli c'è un numero magico che è il numero 10, che vuol dire soltanto Diego Armando Maradona, e sai che la maglia numero 10 è stata ritirata, però al primo allenamento ti sei trovato almeno i pantaloncini con il numero 10 e volevo chiederti che emozione è stata e se comunque avere quel numero 10 soltanto sui pantaloncini in allenamento è una grande responsabilità per te. Hi Kevin, as you may well know, the number 10 jersey is synonymous with Diego Armando Maradona at Napoli. It's been retired, but in your first training session you were wearing shorts with the number 10 on. How did it feel to be wearing that particular pair of shorts, and do you feel extra responsibility because of that number? I would say I was a bit surprised in the beginning, because obviously I knew that the number was retired. But in another way, it's an honor. It's an honor from the team and from the club to give me this responsibility. I would say I don't think it adds any more pressure. I think the pressure comes from itself. If you play for big teams like Napoli, the pressure will be there. There's a team that wants to win, so what you have to do as a player, as a squad. But I don't believe that a number or anything else will add the pressure. Maradona's Maradona. He's one of the legends of the game, and he's synonymous with Napoli anyway. We know that, but I'm grateful. I'm proud, but I'm my own player. I'm gonna try and do the job the best I can do, and hopefully I can bring pleasure to the team and to the city and to the fans, and get some good performances in there. Sono rimasto un po' sorpreso all'inizio, a dir la verità, perché sapevo che questo numero era stato ritirato, che questo numero era di Maradona, ma comunque rimane un onore. Sicuramente è stato un bel gesto da parte della squadra, della società, ma non credo che
mi dia più responsabilità, anche perché a questo livello la pressione c'è sempre. Quando si gioca in una grande società quale il Napoli, la pressione c'è già, perché queste società vogliono vincere, si sa in quanto giocatore ciò che bisogna fare. Ma non credo che un numero possa cambiare qualcosa in questa direzione. Maradona è una leggenda, è qualcuno che ha fatto la storia a Napoli, quindi sicuramente sono grato, sono orgoglioso, ma io sono Kevin De Bruyne, voglio essere me stesso e voglio fare molto bene per la squadra, fare delle belle prestazioni per poter dare qualche gioia alla tifoseria. La Gazzetta dello Sport a seguire il Corriere dello Sport. Welcome. Tornando alla fase della trattativa, è rimasto più sorpreso dalla chiamata del Napoli o più intrigato dopo aver parlato, insomma, con la società per questa nuova opportunità? Kevin, just coming back to the talks and negotiations, were you more surprised that Napoli called you, or were you intrigued by the prospect of Napoli's offer? Well, you know, for me it's the first time I've been in a situation where I was free, so I've always had a contract, so it was always easy for me. Every summer I was just easy, I was good. So I would say the longer the season went on with nothing going on, it was a bit stressful because it's a very new situation. But then obviously, you know, Napoli came, some other teams came, and they present their projects, and then I think there was a lot of difference in projects. You know, it was lifestyle, competitiveness, all the, you know, different types. And I would say that the Napoli project for me was all around the best option for me, because obviously I think the main thing is to be into competitiveness, but then obviously, you know, the lifestyle, the sun, you know, it's very different than what I used to, but I'm a football player, I'm very competitive, and I think I'm still able to perform at a good level. So as long as I'm playing football, I want to get the most out of myself, and once a day will come that I feel I'm not able to do it, then maybe I will make another decision. But now, at 34, I still feel I'm able to get a good level at myself, and I'm here to prove that I can do that. But obviously, I can say that now, but I have to show it on the pitch afterwards. È stata la prima volta nella mia carriera che mi sono trovato in una situazione del genere, perché è la prima volta che passo da parametro zero a una nuova società, quindi solitamente è stato molto facile, a cadenza annuale ogni estate avevo un contratto, quindi ero piuttosto tranquillo, però è chiaro che man mano che avanzava il tempo durante la scorsa stagione iniziavo a sentirmi un po' stressato, perché ripeto era una nuova situazione per me. Però il Napoli ha presentato il suo progetto così come altre società e questo progetto è molto, molto diverso rispetto a quello a cui ero abituato prima per quanto riguarda lo stile di vita, ma anche la competitività. Credo che il Napoli sia stata l'opzione migliore per me sotto tutti i punti di vista. È chiaro che il motivo principale è il fatto di restare competitivi, ma ripeto, per quanto riguarda lo stile di vita, c'è il sole,